C'era una volta una piccola volpe di nome Fulvia. Fulvia non era una volpe come le altre. Mentre le sue sorelle amavano cacciare e correre tutto il giorno, lei preferiva guardare i colori del bosco. Fulvia aveva una pelliccia di un arancione molto acceso, una coda lunga con la punta bianca e due grandi occhi curiosi. In una fredda ma bellissima notte d'inverno, Fulvia decise di fare una passeggiata. Il cielo era di un blu molto profondo, quasi magico. Non c'erano nuvole e migliaia di piccole stelle brillavano sopra gli alberi. Al centro del cielo c'era una luna piena, enorme e bianca. Sembrava una grande lampada accesa che illuminava tutto il sentiero. Fulvia camminava silenziosamente sopra l'erba fresca. Tutto intorno a lei era calmo. Gli uccellini dormivano nei nidi e il vento soffiava piano tra i rami dei pini. Mentre camminava, Fulvia arrivò in una radura, un posto senza troppi alberi. Lì vide qualcosa di strano. Vicino a un cespuglio con dei piccoli fiori rossi c'era un vecchio gufo seduto su un ramo basso. «Buonasera, signor gufo», disse Fulvia con voce gentile. «Buonasera a te, piccola volpe», rispose il gufo aprendo un occhio. «Cosa fai qui tutta sola nel cuore della notte?» «Guardo la luna», spiegò Fulvia. «È così bella che non voglio dormire. Mi sento felice quando il bosco è così tranquillo». Il gufo sorrise. «Hai ragione. Molte persone hanno paura del buio, ma la notte è il momento in cui il bosco racconta le sue storie più belle. Se ascolti bene, puoi sentire il suono del ruscello e il respiro della montagna». Fulvia rimase in silenzio per qualche minuto. Ascoltò il rumore dell'acqua in lontananza e guardò le ombre degli alberi che sembravano giganti buoni. Si rese conto che non era sola. Il bosco era la sua casa e ogni albero era un amico. Prima di tornare alla sua tana, Fulvia trovò una piccola pietra lucida sotto la luce della luna. La prese con le zampe e pensò: «Questo è il mio tesoro della notte». Quando iniziò a fare più freddo, Fulvia salutò il gufo e tornò verso casa. Camminò lentamente, godendosi ogni momento di quella pace. Quando arrivò alla sua tana, le sue sorelle stavano già dormendo, tutte vicine per stare calde. Fulvia si sdraiò accanto a loro, chiuse gli occhi e sognò di correre sopra le nuvole, proprio accanto alla grande luna bianca. Da quella notte Fulvia non ebbe mai più paura del buio, perché sapeva che la luna era lì per illuminare i suoi passi e proteggere i suoi sogni. Ma la storia non finisce qui. Dopo l'incontro con il gufo, Fulvia decise di esplorare una parte del bosco che non conosceva bene. La luna era ancora alta e luminosa e proiettava ombre lunghe e magiche sul terreno. Proprio mentre camminava vicino a due grandi alberi secolari, Fulvia vide un'ombra muoversi. Non era un gufo e non era un coniglio, era un'altra volpe. L'altra volpe
era un po' più grande di Fulvia. Aveva una pelliccia rossa molto folta e uno sguardo gentile. Le due volpi si guardarono per un momento, curiose. Fulvia, che era molto socievole, decise di fare il primo passo. «Ciao, io mi chiamo Fulvia», disse agitando piano la coda. «Non ti ho mai vista qui. Come ti chiami?» L'altra volpe sorrise e si avvicinò. «Piacere di conoscerti, Fulvia. Io mi chiamo Enea. Sono arrivato in questo bosco solo ieri sera». Fulvia era molto curiosa e voleva sapere tutto. Si sedette sull'erba fresca e cominciò a fare molte domande. «Da dove vieni? Perché sei qui? Ti piace la nostra foresta?» Enea si sedette accanto a lei. La luce della luna illuminava i loro volti. «Vengo da molto lontano», iniziò a raccontare Enea, «oltre le grandi montagne che vedi all'orizzonte. Lì il bosco è molto diverso, ci sono alberi altissimi e fa molto più freddo». «Perché hai lasciato la tua casa?» chiese Fulvia, un po' triste. «Volevo vedere il mondo», rispose Enea con calma. «Amo la mia famiglia, ma sono una volpe esploratrice. Ho camminato per molti giorni, ho attraversato fiumi d'acqua gelida e ho corso sotto la pioggia. Una notte ho visto una stella cadente che indicava questa direzione. Ho seguito quella luce e passo dopo passo sono arrivato qui». Enea raccontò di come aveva incontrato un vecchio orso che gli aveva indicato la strada e di come aveva imparato a trovare il cibo in posti diversi. «Non è stato sempre facile», ammise, «ma ogni mattina vedevo un posto nuovo e questo mi rendeva felice». Fulvia ascoltava con gli occhi spalancati. «Wow, sei molto coraggioso, Enea. Io non sono mai andata oltre il ruscello». «Ognuno ha il suo ritmo», disse Enea gentilmente. «Tu conosci i segreti di questo bosco e questo è importante quanto viaggiare. Per esempio, mi piace molto come la luna illumina questa radura. È il posto più bello che ho visto nel mio viaggio». Fulvia si sentì orgogliosa della sua casa. Restarono a parlare per ore, scambiandosi storie di caccia e di sogni. Fulvia spiegò a Enea dove trovare l'acqua più dolce e quali erano i cespugli con le bacche più buone. La notte stava per finire e le prime luci dell'alba apparivano dietro le montagne. «Devo tornare alla mia tana adesso», disse Fulvia. «Ma tornerai domani notte?» «Certamente», rispose Enea. «Ho ancora molte storie da raccontarti e vorrei che tu mi mostrassi il resto della foresta». Fulvia tornò a casa con il cuore pieno di gioia. Non solo aveva scoperto che il mondo era grande, ma aveva trovato un amico con cui condividere la bellezza della notte. La storia non è ancora finita. C'è un ultimo segreto che Fulvia vuole raccontarvi. Il giorno dopo, Fulvia non riusciva a pensare ad altro che al suo nuovo amico Enea. Appena il sole è sceso dietro le colline, lei è corsa verso la solita radura. Ma questa volta non c'era solo Enea. Accanto a lui c'era un'altra volpe, con la pelliccia dello stesso rosso acceso di Fulvia ed Enea. «Fulvia, ecco la sorpresa di cui ti parlavo», esclamò Enea. «Questa è Fiamma. È una volpe che viveva dall'altra parte del ruscello. Anche lei ama guardare la luna e conoscere nuovi amici». Fiamma fece un piccolo inchino e mosse la sua coda.
che era identica a quella di Fulvia. «Ciao, Enea mi ha parlato molto di te», disse Fiamma con un sorriso. «Sembriamo quasi sorelle, vero? Abbiamo lo stesso colore e la stessa punta della coda bianca». Fulvia era felicissima. Ora erano in tre macchie rosse che risplendevano nel bosco blu sotto la luce della luna. Le 3 volpi decisero di andare insieme verso la roccia del riflesso, un posto magico in cima alla collina. Enea camminava davanti con passo sicuro. Fulvia spiegava dove trovare le erbe più profumate e Fiamma correva avanti e indietro, felice di esplorare un nuovo sentiero. «Il bosco è bellissimo stasera», osservò Fiamma. «Dalle mie parti gli alberi sono più bassi, ma qui l'aria profuma di pino e di avventura». Mentre salivano, le 3 volpi dovevano stare attente a non scivolare sulle foglie bagnate. Improvvisamente Fiamma si fermò e alzò le orecchie. «Sentite anche voi?» Da un cespuglio vicino arrivava un suono triste. Le 3 volpi si avvicinarono piano. Un piccolo riccio era rimasto incastrato tra alcuni rami spinosi e non riusciva a muoversi. «Non avere paura», disse Fulvia con la sua voce più dolce. Enea usò le sue zampe forti per spostare i rami, mentre Fiamma, che era molto agile, usò il muso per spingere via le spine e aiutare il riccio a uscire. In pochi minuti il riccio fu libero e al sicuro. «Grazie, amiche volpi», disse il riccio prima di sparire tra l'erba alta. Le 3 volpi si guardarono e sorrisero. Erano diverse, ma avevano tutte lo stesso cuore gentile. Finalmente arrivarono in cima alla collina. Davanti a loro c'era una grande roccia piatta. Quando la luce della luna colpì la pietra, cominciò a brillare come uno specchio d'argento. «È incredibile», sussurrò Fiamma, con gli occhi pieni di meraviglia. «Vedo il mio riflesso, ma vedo anche i vostri. Sembriamo una cosa sola». Le 3 volpi si sedettero vicine sulla roccia. Enea raccontò un'altra storia dei suoi viaggi. Fiamma descrisse le corse nei prati dall'altra parte del ruscello e Fulvia raccontò di come imparato a non temere il buio. In quel momento Fulvia capì che la bellezza del bosco era ancora più grande se condivisa con degli amici. Non importava se fossero identiche nell'aspetto, ognuna di loro aveva una storia unica da raccontare. «Domani notte cosa faremo?» chiese Fiamma, guardando la luna. «Domani», rispose Enea, «Fulvia ci porterà a vedere il ruscello d'argento. Ho sentito dire che lì l'acqua canta una canzone meravigliosa». Fulvia annuì, orgogliosa. La sua foresta era diventato un posto pieno di vita e di nuove amicizie. Le 3 volpi rosse rimasero lì, sulla roccia, a sognare insieme sotto il cielo stellato. Fulvia, Enea e Fiamma sono 3 volpi identiche, ma con caratteri diversi. E voi avete degli amici che vi somigliano molto o preferite avere amici molto diversi da voi? Scrivetelo in italiano nei commenti.